Qualche settimana fa, anzi ormai quasi un mese fa, si è concluso il Festival di Sanremo, che è il Festival della canzone italiana, un festival famosissimo e seguitissimo in Italia, magari non amato da tutti, sicuramente criticato da tanti molto spesso, ma comunque è un evento che viene seguito abbastanza su larga scala in Italia. È un festival molto importante per la canzone italiana. E quest'anno i vincitori del festival sono stati i Maneskin, che sono un gruppo che fa musica rock di ragazzi giovanissimi che hanno tutti intorno ai 20 anni o addirittura anche meno. E il fatto che un gruppo di questo tipo abbia vinto Sanremo è un evento più unico che raro. Io devo dire che la canzone con cui hanno vinto Sanremo non mi dispiace, trovo che sia una bella canzone, ma soprattutto ascoltandola ho notato che è ricca di espressioni e soprattutto di parole, diciamo, gergali italiane che appartengono all'italiano colloquiale, quindi non un tipo di italiano che imparereste sui libri, e quindi ho deciso di farci un video, di fare un video in cui prendo il testo di questa canzone, lo leggo insieme a voi, lo analizzo e vi spiego alcune delle espressioni che trovo più utili o più interessanti. Ho selezionato solo alcune parti di questa canzone perché il testo è molto lungo e quindi sarebbe diventato poi un video lunghissimo. Ho selezionato le parti che penso siano più ricche di espressioni e parole interessanti. Allora andiamo a vedere il testo insieme. Ho qui il mio portatile e quindi se vedete che guardo verso il basso è perché sto leggendo il testo della canzone. Cominciamo. Leggerò il testo di questa canzone un paio di versi alla volta, ok? E li leggo e poi andiamo ad analizzarli, a vedere quali sono le cose interessanti degne di nota in questi due versi. Loro non sanno di che parlo, voi siete sporchi di fango. Dunque, nel primo verso, al posto di dire che cosa, che sarebbe la versione standard italiana, dice che. Non sapete di che parlo. Al nord Italia solitamente diremmo non sapete di cosa parlo e al centro e sud Italia solitamente si dice più spesso che al posto di cosa e al posto di che cosa. Poi nel secondo verso usa la parola fra. Questo è uno slang giovanile che è un'abbreviazione di fratello, ma non è inteso in senso letterale, è inteso semplicemente come appellativo per un'altra persona, un po' come l'inglese bro, ok? Giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Dunque, qua l'unica cosa abbastanza degna di nota è l'utilizzo di siga. Siga è un'altra parola che appartiene allo slang giovanile ed è un'abbreviazione della parola sigaretta. Quindi dice che ha tra le dita il giallo lasciato dalle sigarette. Spesso i fumatori più incalliti hanno le dita gialle qui. Scusami, ma ci credo tanto che posso fare questo salto, anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. E buonasera, signore e signori. Dunque, in salita significa che va dal basso verso l'alto, ok? Una salita è una strada che va dal basso verso l'alto e il contrario è una discesa. Ok, quindi sta dicendo che lui crede di avere le capacità per ottenere quello che vuole, per raggiungere il suo obiettivo, nonostante la strada sia in salita metaforicamente, quindi piena di difficoltà e di ostacoli. Fuori gli attori, vi conviene vi conviene stare zitti e buoni. Dunque, qua ho evitato di dire la parola dopo toccarvi i per evitare ripercussioni da YouTube perché è una parolaccia. Cosa significa? È un gesto abbastanza comune tra gli italiani che serve a scongiurare un brutto evento in futuro oppure ad allontanare la sfortuna. Quando temiamo che qualcosa di brutto possa accadere, facciamo questo gesto di toccarci i. E usa questa espressione vi conviene 2 volte. Nel verso dopo dice vi conviene stare zitti e buoni.
Vi conviene vuol dire fareste meglio, è come in inglese you'd better, quindi introduce qualcosa che se non viene fatto avrà delle conseguenze molto negative. Poi, stare zitti e buoni. Dunque, stare zitti significa semplicemente fare silenzio e stare buoni significa non disturbare, non fare nulla che possa dare fastidio, creare fastidio alle altre persone. Zitto e buono poi è un'espressione fissa in italiano che significa tranquillo, che non dà fastidio a nessuno, che si fa gli affari suoi e non disturba gli altri. Qui la gente è strana, tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori. Qui l'unica cosa degna di nota per me è tipo. Spessissimo nell'italiano colloquiale, soprattutto in un gergo più giovanile, gli italiani tendono a usare tipo al posto di come. È semplicemente un sinonimo di come. Invece di dire come me, posso dire tipo me. È molto molto colloquiale, ma si può dire. Mo li prendo a calci, sti portoni. Sguardo in alto, tipo scalatori. Qua usa di nuovo tipo al posto di come. Una cosa molto interessante è l'utilizzo di mo. Mo è una parola che è tipicamente del centro-sud Italia, ma ormai si è diffusa un po' in tutto il resto dell'Italia e vuol dire semplicemente adesso, ora, in questo momento. Poi, prendere a calci significa semplicemente calciare, dare dei calci, ok? Quindi colpire con i piedi. Un calcio è un colpo con il piede. Prendere a, seguito da qualunque tipo di modo in cui possiamo colpire una persona o un oggetto, è un modo appunto di esprimere come stiamo colpendo qualcuno. Quindi, oltre a poter dire prendere a calci, potete dire anche, per esempio, prendere a pugni o prendere a schiaffi, eccetera. Si può usare anche in senso più figurato prendere a parole, che significa sgridare, essenzialmente, o prendere a male parole. Notate poi come anticipa il complemento oggetto usando li, quindi li prendo a calci, e poi lo esplicita dopo, alla fine, dicendo sti portoni. Dunque qua usa sti, che è essenzialmente un'abbreviazione di questi. Spesso in italiano si possono esprimere gli aggettivi dimostrativi togliendo la prima sillaba, quindi togliendo que generalmente. Per esempio, questo diventa sto. Ma state attenti, si può fare solo con gli aggettivi dimostrativi e non con i pronomi dimostrativi, cioè si può fare quando parole come questo sono seguite da un sostantivo. Se invece si trovano da soli, bisogna dire la parola intera. Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. Qui una cosa molto interessante che noto è che usa sto al posto di sono. In che senso? Dunque, in italiano standard la regola dice che per esprimere il luogo in cui ci troviamo, quindi il luogo in cui appunto siamo, bisogna usare il verbo essere, quindi sono a casa. Dove sei? Però una caratteristica molto comune dell'italiano di Roma e dintorni, ma credo anche nel resto del centro Italia e nel sud Italia, ma non ne sono sicuro, quindi preferisco non dirvi una cavolata. Dunque, si tende a utilizzare il verbo stare al posto del verbo essere quando si parla di un luogo in cui ci si trova. Per esempio, appunto, lui dice sto sempre fuori, invece che sono sempre fuori. Molto comune, per esempio, appunto, in queste zone di Roma e dintorni, è dire sto a casa invece di sono a casa, oppure chiedere a qualcuno dove stai invece che dove sei. Poi dice sono fuori di testa. Cosa vuol dire fuori di testa? Fuori di testa è un sinonimo di pazzo, impazzito, o comunque può essere usato anche in senso figurato per dire una persona che si comporta in modo sregolato, quindi un po' ribelle, eccetera, ok? O semplicemente in modo non normale. Parla la gente purtroppo, parla, non sa di che cosa parla.
tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria. Dunque, in questi 4 versi ci sono 3 cose, principalmente, che attirano la mia attenzione. Sto a galla è un'espressione, stare a galla è un'espressione che significa non affogare. Quando stiamo nuotando e non andiamo a fondo, si dice che stiamo a galla, ok? Poi, noto che usa che con il significato di perché. Se andate a vedere il video che ho fatto un po' di tempo fa, riguardante alcuni modi di esprimervi che potete usare per sembrare italiani, più italiani madrelingua, ho parlato proprio dell'utilizzo di che al posto di perché in alcune circostanze specifiche, e questo è un ottimo esempio. Portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria, cioè perché qui mi manca l'aria. Cosa vuol dire mi manca l'aria? Significa che non riesco a respirare. Bene, per questo video è tutto. Se non conoscevate questa canzone vi consiglio di andare a vederla. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao!